Già fra i siti che attribuivano l'etimologia di Mufasa al Manazzoto qualcosa non tornava. Alcune fonti francesi, come il blog Skyrock nel 2011 e nel 2021 un utente della versione francese di Wikipedia, sostenevano che Mufasa fosse il nome anche dell'ultimo re del Kenya, oltre a significare re in Manazzoto. Non solo, la fonte italiana più antica che menziona il Manazzoto, cioè quel post del 2008 sul The Lion King Forum, aggiungeva che Mufasa era anche il nome dell'ultimo re di Bagada, non del Kenya, con le stesse parole usate 2 anni più tardi dalla pagina Facebook Impero Disney Simba. Un utente di Reddit, rispondendo nel 2015 a una domanda nella sezione dedicata al Re Leone, sosteneva che Mufasa fosse stato l'ultimo re del popolo Bagada, disperso dagli inglesi durante la colonizzazione del Kenya. Lo fa tra l'altro linkando una pagina dell'Internet Movie Database su cui però almeno ad oggi non si parla di questa fantomatica popolazione. Il re del Re Leone prenderebbe il nome dunque dall'ultimo re di un popolo africano sanguinosamente sconfitto dai colonizzatori britannici sul finire dell'Ottocento. Una teoria affascinante, una grossa scoperta. Anche qui però c'era un piccolo dettaglio. Il popolo Bagada non sembra aver lasciato nessuna traccia. Anche in questo caso, infatti, ho compiuto uno spoglio delle pagine di risultati di Google e quasi il 100% dei link che contengono la parola Bagada, che sono una novantina, lo fa in riferimento a Mufasa. Come per il Manazzoto, anche per i Bagada la metà delle fonti è in lingua inglese, però circa un quinto è in italiano, un altro quinto in spagnolo e a scendere francese, tedesco, vietnamita, coreano, portoghese, polacco, danese, bosniaco, russo, islandese e olandese. È più difficile trovare qualcuno di scettico o dubbioso sull'ipotesi Bagada, anche perché spesso questa viene presentata come vera in contrapposizione alla falsità del Manazzoto. È il caso della giornalista Eve Edwards su The Focus nel 2021 o di un utente del forum My Lion King nel 2016. Altrove in realtà le 2 ipotesi si trovano accostate, come in un post del 2012 sul blog in spagnolo El Clan de Simba, citato come fonte da più siti, o del sito Forum Theater nel 2022, che sottolinea come questo misterioso ultimo re dei Bagada sia anche ritenuto un profeta. Col passaparola, insomma, ognuno aggiunge un proprio dettaglio. Secondo un utente del forum italiano Disney Passion nel 2012, il nome del re significava anche re dei gatti. Stando a un articolo di Maxime Montieu sul settimanale francese Public, invece i Bagada erano una tribù. Insomma, una situazione ancora più intricata di quella del Manazzoto. La strada a questo punto era solo una: costruire una linea del tempo. 2 linee del tempo in realtà, una per i siti sul Manazzoto e una per quelli sul Bagada. Se per la lingua fantasma avevo individuato come fonte più antica il forum My Lion King, la situazione era meno chiara per il popolo fantasma dei Bagada. Sicuramente sono del 2009 una pagina del sito inglese QuizBiz e un post del blog in spagnolo Chocomilitos. Al 2006 è datato un post di un'utente italiana su Freeforum Zone e dentro lo stesso anno è stato pubblicato un articolo sulla piattaforma islandese Hugi, non prima comunque del 2004, dato che cita il terzo film del Re Leone, uscito proprio nel 2004, e per lo stesso motivo non sono databili a prima del 2004 nemmeno i post del blog olandese Lion King Fan e di quello tedesco di Best Al Zeiten. Del 2004 è infine anche una discussione sulla versione inglese di Wikipedia in cui peraltro si suggerisce che il nome del re keniota fosse Mustafa. Sia per il Manazzoto che per i Bagada purtroppo è rimasta fuori una quarantina di siti in totale che non sono riuscito in alcun modo a datare, nemmeno ispezionando il codice sorgente. Non mi sono comunque fermato qui, ho provato a ricreare una sorta di stemma filologico, ricostruendo quali siti derivassero le proprie informazioni da quali fonti. Talvolta queste venivano citate esplicitamente, in altri casi era evidente un vero e proprio copia e incolla,
Incrociando queste informazioni con le date di pubblicazione non è stato difficile ricostruire alcuni alberi genealogici. Per il Manazzoto avevo già individuato 2 nuclei di derivazione, quello da articoli copia e incollati, probabilmente bot, e quello dalle agenzie di Safari. Nel caso dei Bagada hanno avuto una certa eco i siti precedentemente citati, Behind the Name, Shoko Militos e El Clan de Simba. Molto influenti risultano anche le FAQ, le Frequently Asked Questions, del sito lionking.org, gestite da Brian Timan, che secondo la loro stessa cronologia sono state scritte nel 1995 e la sezione delle etimologie pare essere stata oggetto di revisione più volte fra il 96 e il 2009. Si tratterebbe dunque della fonte più antica che parla di Mufasa come ultimo re dei Bagada, comunque in modo dubitativo, ed è peraltro una fonte molto influente citata da vari altri siti. Era ormai dicembre del 2022 e avevo capito di essermi infilato in un rabbit hole, un pozzo senza fondo, la tana del coniglio, del bianconiglio, un pozzo costituito da siti che si rimandano l'un l'altro apparentemente senza via d'uscita. Eppure era giunto il momento di uscire. Per il passo successivo sono infatti letteralmente dovuto uscire di casa. Google Books mostrava l'anteprima di Screening Difference, l'edizione inglese del 2007 di un libro olandese dell'anno prima ad opera del noto psicologo Van Ginekan. In Screening Difference l'autore riportava come qualcuno gli avesse parlato di Mufasa come dell'ultimo re dei Bagada. Però l'anteprima di Google tagliava l'inizio della frase e proprio il nome della fonte di Van Ginekan. Sono però riuscito a reperire quella che mi risultava e mi risulta tuttora essere l'unica copia fisica del libro esistente in Italia e la mia scoperta non è stata particolarmente illuminante, a dire il vero. La fonte dell'autore era una sua studentessa, nata e cresciuta in Kenya, ma che in quel momento aveva compiuto delle ricerche sul tema, plausibilmente dagli stessi siti internet di cui sopra. A questo punto, riordinate le fonti sulla linea del tempo, individuati i rapporti di derivazione, restava solo una cosa da fare: provare a contattare a tappeto ognuna di esse. Non è stato semplice. Ho creato un indirizzo email apposito, ma ho anche utilizzato i miei account Instagram, Facebook, Tumblr, oltre a crearne altri ad hoc su DeviantArt, MySpace o su alcuni di quei vecchi forum degli anni 2000 su cui appunto si parlava di Manazzoto e Bagada. Ovviamente in molti casi si trattava di vicoli ciechi. Gli autori dei post potevano essere anonimi o irraggiungibili o gli stessi forum essere talmente obsoleti da non permettere nuove iscrizioni. Mi ero anche reso conto di un problema. Più le fonti erano vecchie, più risultavano attendibili e plausibilmente originarie, ma allo stesso tempo più erano vecchie e meno facile era contattarle, essendo magari account inattivi da 20 anni. In sostanza c'era una sorta di proporzionalità inversa fra il grado di originalità e quello di accessibilità delle fonti. La loro utilità combinata dunque si traduceva sulla mia linea del tempo in una gaussiana o comunque in una curva che prima è bassa, poi aumenta e poi ridiscende. Ovviamente è una semplificazione, dipende tutto dalla velocità con cui variano originalità e accessibilità, ma mi ha spinto a partire dalle fonti più intermedie a livello cronologico. Alla fine le ho comunque coperte tutte quelle che potevo, arrivando a contattarne una novantina nell'intero arco del 2023. Mettendo insieme Manazzoto e Bagada sono circa il 50% delle fonti. Di queste 90 ho avuto risposta da una decina circa, escludendo le risposte automatiche. E ringrazio chi mi ha risposto e chi mi ha aiutato, in particolare Aaron, Brian, Luciano, Tomà, Michael, Eduard, Oswald, Cassandra, Michael e Marco, che cito solo per nome, non per cognome, non per mancanza di rispetto, ma al contrario, per rispetto della privacy delle nostre conversazioni, stesso motivo per cui riporterò soltanto in modo aggregato le informazioni che sono riuscito a ottenere.
In sostanza, molte persone hanno utilizzato come fonte i siti delle sopracitate aziende di Safari, ma anche il sito canadese Language Trainers e il sito Linguafonica, che però riconducono Mufasa allo Swahili e non al Manazzoto. Altre fonti paiono essere state generiche wiki e contenuti televisivi, ma le risposte legate ai contenuti più lontani nel tempo rimandano a Usenet, il network nato negli anni Ottanta che precedette persino il World Wide Web, e alle cosiddette production notes ufficiali Disney del Re Leone. Grazie a questo scambio di email sono anche venuto a sapere di una pagina creata proprio a dicembre del 2022 su Reddit da un utente che, come me, si stava cacciando nel rabbit hole dell'origine del Manazzoto e anche dei Bagada. Anche in questa pagina si giungeva alle mie stesse conclusioni, fra cui il ruolo del The Lion King forum italiano, oltre che delle pubblicazioni bot e delle aziende di Safari. L'utente cita anche supposte teorie cospirazioniste sul Manazzoto come continente perduto e un possibile collegamento con la chimica, riferendosi evidentemente all'azoto. Ora, dato che non sono molte le lingue in cui l'azoto si chiama così invece che nitrogeno, c'è una certa possibilità che l'utente che ho contattato e che ringrazio ma a cui non ho chiesto l'origine sia italiano. Però, in caso contrario, il fatto che abbia trovato facilmente il The Lion King Forum, che è italiano, conferma il ruolo di questi forum di inizio anni 2000 in tutta questa storia. Questo era quanto poteva dirci chi associava il Manazzoto e i Bagada al nome di Mufasa. Ma c'era altro da scoprire. Questa lingua e questo popolo fantasma, forse, qualche traccia l'avevano lasciata.